siamo online ufficialmente. Miracolo. Sì, qualche bello della diretta, via, qualche inconveniente di collegamento. Direi che si può cominciare. Allora, io farei una cosa, Carlo, se sei d'accordo. Intanto due saluti e diamo il tempo un pochino alle persone di connettersi prima di iniziare perché è Certamente. migrato il link, il tempo di pubblicarlo anche su Ingegneri dintorni, sulle varie pagine, così poi riusciamo poi a partire e Ok, ne diamo notizia sui vari social. vai, perfetto. Intanto grazie di avermi invitato, Carlo, è stato bellissimo vederti operare in un momento di crisi. Sì, bellissimo. Per me è un vero piacere averti finalmente nel mio canale. Ti ringrazio per la tua Ma disponibilità. figurati, anzi, facciamo un aneddoto. Quant'è che programmiamo questa Non lo diretta? diciamo. Eh sì, siamo più lenti delle norme tecniche. Diventiamo inadempienti. Allora, con me permettete di presentarvi il signor Ingegneria Dintorni, però Il signor il signor Ingegneria. Ingegneria Dintorni, davvero, Ingegner Brian Ietto, Buonasera a tutti, grazie di essere qui. tutti e due toscanacci, e accomunati da una particolare passione che è quella di studiare le rispettive campi di competenza. Il tuo è l'ingegneria strutturale Sì, in tutte le forme. la mia passione è la parte della struttura e della sicurezza, specialmente sismica, soprattutto del patrimonio esistente, dove spesso ci confrontiamo. Abbiamo molti punti di connessione, Sì, abbiamo qualche contrasto di tanto quando te mi chiami su certe vero? cose, te sei un po' più radicale e diretto, io cerco di smussare un pochino certe cose, ma è interessante e magari faremo una diretta anche su questo. Certamente. Allora, l'oggetto di oggi è la dichiarazione di idoneità statica, croce e delizia del settore dalla parte urbanistica e dalla parte strutturale. Per me che lo firmo è una croce e basta. Eh, Posso immaginare, ma anche da quest'altra parte, quando si fa le regolarizzazioni edilizie urbanistiche, condoni e sanatorie, comunque diventa un atto necessario. Eh sì. Io, se sono d'accordo, farei una brevissima introduzione. Assolutamente ti lascio a te perché quando si parla di legge, di precisione, sei il mio guru. Troppo gentile. Allora, da questo punto di vista si parla di dichiarazione di idoneità statica con la legge 4785, cioè la prima legge sul condono edilizio, ed è quella che consente anche la regolarizzazione sotto il profilo strutturale dell'abuso edilizio. Ora, la prima legge sul condono edilizio riguardava proprio in maniera tombale i più gravi abusi edilizi, compreso anche le lottizzazioni abusive. Si comincia a parlare anche proprio di interi quartieri fatti ex novo. Ci sono delle leggende dove dice che quando c'era il condono, ai tempi d'oro, si murava la sera per condonare il giorno. Mi viene da citare il film di Pippo Franco, quello ricchi, ricchissimi, praticamente in mutande, quando costruisce sulla spiaggia la villa, Certo, perché un amico certo. dice guarda che se fai il tetto non te la possano buttare giù, invece è una credenza sbagliata. Quindi la dichiarazione di idoneità statica poi eh, ha avuto varie vicissitudini. A livello nazionale, quindi a livello di legge 4785, nonché di attuale DPR 380, cioè il testo unico, tuttora vigente, la dichiarazione di idoneità statica non è ammessa per le sanatorie. Quindi a livello nazionale sarebbe confinata solo nella legislazione del condono. Molte leggi regionali, con lo scopo di agevolare la vita di tutti i tecnici che lavorano Certo. in questo settore, prevedano la possibilità di fare la dichiarazione di idoneità statica anche per le sanatorie a certe condizioni. Ad esempio, noi siamo toscani, conosciamo la nostra legge 65, ma ci sono altre legislazioni regionali che hanno previsto questo. In molti casi sono state letteralmente impallinate dalla Corte Costituzionale perché la materia dello strutturale è una materia di legislazione esclusiva a livello nazionale, ma perché? Perché è una materia che riguarda gli aspetti della pubblica sicurezza, della incolumità delle persone, quindi protezione civile è una materia di legislazione esclusiva. Questo quantomeno alla data di oggi, 2 febbraio 2018,
la prossima legislazione valuterà se fare un'eventuale riforma a livello costituzionale. Perché? Perché c'è sempre questa storia della legislazione concorrente che anche sul versante strutturale ha i suoi riflessi. Ci sono delle leggi, scusa, regionali che aiutano noi tutti i tempi, la 36R per fare In esempio, che per Toscana. noi è un toccasana perché ci permette di fare cose che altrimenti sarebbero irrealizzabili, però è da anni che si dice noi l'accettiamo, usatela, però sappiamo già che è anticostituzionale e potrebbe essere Diciamo, attaccabile. più che altro è più che anticostituzionale, è passibile di impugnativa, ecco, o di essere sollevata magari in sede di amministrativa, oppure c'è stata anche Altre regioni che l'hanno attaccata dicendo che non era equa, perché permetteva in Toscana di fare delle cose che nelle altre regioni non esatto, erano state disparità fatte. di Disparità trattamento. di trattamento. Qualcosa di simile è avvenuto ad esempio con la legge regionale della Sicilia, l'ultima, la 16-2016, dove in un'ottica di semplificazione venivano introdotte una serie di innovazioni che, ahimè, cozzavano col testo unico e anche con il regime di legislazione generale. In più ci sono alcuni comuni che si sono spinti oltre, prevedendo proprio l'obbligo per certi immobili in maniera differenziata e in maniera circoscritta. Ecco, su questo punto Stai non parlando so. di Milano. Esatto. Mi piace molto, però siccome è una cosa che mi piace, la terrei per ultimo, perché Bene. come buon esempio, perché non so te, a me sembra filosoficamente ottimo Sì, quello fatto dal Comune di Milano. sì, diciamo un'impostazione di buone pratiche. Esatto. Va bene, allora intanto che cos'è la dichiarazione di idoneità statica credo sia più campo tuo. Eh già, allora, in fin dei conti, correggimi se sbaglio, il certificato di età statica non è altro che un'assunzione di responsabilità. Esatto, che è finalizzato poi a rilasciare l'agibilità in deroga nei condoni. Esatto. Quindi articolo 35 della legge 4785. Poi, in che modo il professionista chiamato a firmare si tutela assicurandosi che questa idoneità statica c'è, non è scritto da nessuna parte. Non ci sono obblighi, non ci sono requisiti, l'importante è che qualcuno si assuma la responsabilità. Questo vuol dire che basterebbe una semplice dichiarazione. Sì, diciamo, Sono un rispettando po' le provocatorio direttive. in senso buono, in questo senso Certo. qua, perché alla fine è quello che interessa. Ora mi sono portato una mia certificato di età statica per far capire, può essere, ora col bianco si legge poco, un semplice fogliettino. Tutto il Con lavoro che enormi c'è dietro, responsabilità. ecco, tutto il lavoro che c'è dietro, che cosa dovrebbe fare il buon professionista per certificare? Sopralluoghi, studio del progetto, magari anche uno studio di conformità del progetto della realtà, quindi vuol dire sopralluoghi nei vari sottotetti, magari anche dei saggi, per accertarsi poi che tutta la struttura sia conforme sia quanto previsto, ma deve anche saper valutare con i mezzi che lui ritiene necessari, che può essere anche l'esperienza oppure un calcolo rigoroso secondo la normativa, che tutto questo, diciamo, rispetti la sicurezza e quindi sia staticamente stabile. Bene, tutto questo lavoro qui è dato alla, scusa il termine, alla coscienza del professionista. Sì, dalla preparazione, anche dal buon senso del buon costruire, Esatto, cosa che però non è regolarizzata in nessuna maniera, se salvo non... quel pochissimo, quel Esatto. decreto dell'85 che uscì pochi mesi dopo la legge del condono. Questo cosa ha portato? Che questo è visto come un semplice adempimento, un obbligo, e per quello è sempre stato valutato. Il mercato l'ha sempre visto così e quindi diciamo che chi firma questa cosa qui o si è adeguata al mercato oppure non lo fa. E quindi ad oggi, mi dispiace dirlo, è un documento abbastanza fallimentare perché porta il professionista da sobbarcarsi tutte le responsabilità senza confine, perché ora qui vengo a te, perché te sembra quello dei ricorsi, del TAR, delle sentenze, e Sì, quindi sei quello che riesce a scovare, diciamo, il problema quando davvero il problema si rileva, perché se io firmo non succede nulla, va bene, non è successo niente, questa era davvero una scartoffia, però quando succede qualcosa, tutti
andranno a puntare il dito su qualcuno. E sicuramente che qualcuno è il professionista che si è assunto questa immensa responsabilità. Assolutamente. Quindi ora ti faccio io una domanda a te. Dove finisce la responsabilità del professionista quando firma? Fra 10 anni io ho firmato il certificato di unità statica di una Giusto, bigliettina. giusto. Ci sono delle lesioni, ci sono dei problemi. Prima di risolvere il problema, qualunque persona si rivolge all'avvocato e l'avvocato vedrà una firma e dirà è lui da chiamare in C'è da causa. fare una prima chiamata, certo. E quindi te verrai chiamato in causa per forza. E quindi ti troverai davanti a un giudice che con ogni probabilità chiamerà un CTU per fare un accertamento tecnico preventivo. Giusto? No? Ora, dal punto di vista della buon costruire delle scienze e costruzioni, uno può dire qualcosa, ma dal punto di vista legislativo spesso si va anche a cozzare con il buon senso. Esattamente. Come fa il professionista a tutelarsi? Perché sicuramente verrà chiamato in causa. Anche in maniera ultra decennale. Quindi Io ho detto 10 anni, decennale, ma perché sono stato buono. E succede fra 20 anni, tra 30 anni, Esatto. magari hanno fatto anche degli altri interventi, in qualche Tanto maniera. dici, ti chiamano e poi valuteremo. Certo, sarai te che ti dovrai difendere paradossalmente più che gli altri, dimostrare che tu abbia torto, perché te ti sei assunto una grande responsabilità. Certo, certo. È un tema molto delicato che però qui si va a toccare le responsabilità, Ma però hai toccato un punto importantissimo. Qual è la validità e Esatto. l'efficacia? Cosa che invece a Milano hanno voluto in qualche sono modo stati molto inquadrare certo, in certo. questo senso, sì. E tant'è che la idoneità statica, appunto, ecco, mi preme sottolineare una cosa che spesso viene confusa con la idoneità, anzi con la vulnerabilità sismica, Ok. che quella è una cosa che Facciamo la riguarda... differenziazione subito. Esatto. Prendiamo come esempio la regione Toscana. Quando è che si fa il certificato di idrostatica? Quando si fa, l'hai detto prima te, una sanatoria di un qualcosa che non era stato fatto in maniera conforme, ma era stato fatto antecedente alla classificazione sismica. Esatto, I vari step regionali sono nell'82, quello più grosso. quello più grosso, oppure nel 2003 che poi è diventato 2008 Sì, sì. per le varie deroghe da altre parti. Quindi a un certo punto bisogna capire quando è stato fatto l'abuso, spesso non si trovano documentazioni, quindi si fa con l'autocertificazione della proprietà o del costruttore e tutto, e quindi se è un abuso ante-sisma basta il certificato di età statica. Basta, fra virgolette, per tutto quello che abbiamo detto. Se siamo invece in un abuso fatto in epoca sismica, le cose si complicano in maniera drammatica, perché allora si entra nel regime della sicurezza sismica e c'è la famosa doppia conformità. E non solo, sempre volendo rimanere circoscritti nell'ambito della idoneità statica, c'è il punto A6 dell'articolo 2 di questo decreto dell'85 che ti dice guarda che se l'abuso è stato fatto in una zona che era già classificata sismica, sappi che devi in qualche modo fare le verifiche anche con le relative azioni sismiche. Quindi, come dire, Certo. c'è uno spartiacque, anche in questo si sta parlando solo per i condoni. Sì. Poi vabbè, noi conosciamo la Toscana e quindi la Toscana in certi casi ci ammette l'idoneità statica se e solo se nelle sanatorie edilizie, quindi no condono, se e solo se l'abuso o l'opera illegittima è stata compiuta prima della classificazione sismica. Quindi in Toscana, buona parte della Toscana, possiamo dire anche 82, Sì, però ecco, assolutamente. è il caso della Toscana. Certo, certo, certo. Faccio un esempio, sembra ieri, ma Lucca fino al 2008 non aveva nessun problema. La costa livornese, Isola d'Elba, quindi sono Certo. importanti zone territoriali. Certo, quindi diciamo che è uno strumento ad oggi molto forte per regolarizzare. Esatto. Ecco, in generale i contenuti minimi della dichiarazione di idoneità statica sono quelli previsti dal decreto e tra l'altro lì mi indica anche una serie di operazioni che sono ad esempio sopralluoghi, Esatto. la possibilità discrezionale del professionista nel fare tutte le verifiche anche semidistruttive, invasive, perché comunque il risultato finale sia quello di avere una ottima verifica sotto tutti gli aspetti. Statici, esatto. Ma questa è una cosa che filosoficamente è bellissima.
c'è il tecnico, il mio collega, il mio socio dice sempre facciamo poesia della professione. Come dovrebbe essere? Dovrebbe essere che io vengo chiamato per un immobile che non è stato, diciamo, fatto in maniera regolare, devo fare il certificato di utilità statica. Io vado, queste persone hanno a coscienza veramente la sicurezza dell'immobile, io faccio i sopralluoghi, magari faccio gli accessi agli atti, vedo tutto, scopro le fasi costruttive, le varie trasformazioni che ha Giusto. subito, faccio una mia relazione, le valutazioni per esperienza con i calcoli della normativa che ritengo giusti e poi ci sono tre possibilità. Ritengo che la struttura sia sicura e me ne assumo la responsabilità e rilascio il certificato. Faccio una relazione dove dico anche cosa forse deve essere migliorato. Magari basta poco, un'architravatura, Certo, qualche lesione, qualche piccolo intervento. Dopo questi interventi rilascio il certificato. certo. Oppure posso anche dire che Dare ci delle sono dei problemi gravi, prescrizioni. certo prescrizione, oppure dire che ci sono delle carenze gravi e quindi serve un progetto vero e proprio che non sono piccoli interventi, ma ci sono dei gravi rischi. Tant'è che la Tu- legge sul condono ammetteva la possibilità dell'adeguamento postumo entro 3 anni. Non Esatto. mi è mai capitato a me, a te? No, chissà perché non è visto così. O più che altro è davvero fattibile anche per la committenza prendere e fare un intervento di adeguamento postumo entro il triennio? Lo so. Insomma, di fatto è una condizione rara. Ci sono due scuole di pensiero e io penso che la verità sia nel mezzo. C'è chi dice che la sicurezza delle nostre strutture non è sostenibile, cioè ad oggi l'italiano medio non si può permettere di pensare anche alla sicurezza della propria casa e quindi servirebbero non i soliti incentivi di attrazioni che ci sono ora, Che ma ben vengano. proprio che ben vengano, che sono quello che Sisma hanno bonus, posto. assolutamente. Poi ne parleremo magari in altre dirette, ma praticamente servirebbe proprio che lo Stato si facesse carico totalmente di questo. E allora io aggiungo un ulteriore problema, che è, si parla spesso di rigenerazione urbana, di riqualificazione veramente sostanziale degli Qui ci immobili. scontreremo. No, io invece sono più alla olandese, cioè incentivare la sostituzione edilizia integrale degli immobili. Sì, Anche il problema poi magari dal regime condominiale, spiegatemi come si fa a convincere 24 famiglie a lo intervenire su so. una palazzina, però il cemento armato fatto 50-60 anni fa sta arrivando a fine ciclo Ah, vita, certo. per cui dover riadeguare, e lo puoi fare solo in rigenerazione urbana con sostituzione edilizie veramente spinte, io sono, da un punto di vista urbanistico, spingo molto questa cosa. Sono d'accordo. Si scontra con tutta la vincolistica e tutta la questione degli standard urbanistici. Ma ok, allora finisco il mio discorso e poi ti rispondo su Certo, questo per le vari controsensi che ci sono in normativa ora che sono agghiaccianti. Diciamo, questa è la prima filosofia, no? Quella non ci si può sostenere, non ce lo possiamo permettere di mettere in esatto. sicurezza. Arrendiamoci, ci deve pensare qualcun altro, lo Stato. Mm, Si capisce già che non sono per questa filosofia da come l'ho certo, posta, ho sono di intuito. parte. Poi c'è quell'altra, è vero, tante parti dell'Italia, certe situazioni non ce lo possiamo permettere, ma in tante altre ce ne freghiamo, perché non la percepiamo la sicurezza come un valore, finché non Certo. è troppo tardi, perché sì, ci sono le trazioni, le cose, ma è molto meglio spendere quando abbiamo qualcosa in qualcosa più tangibile, no? Più gusto. Ok, forse la verità sta nel mezzo, perché ora davvero la gente non lo sa, ma ci sono degli incentivi mostruosi per recuperare il recuperabile. E qui mi riallaccio a quello che dici te. A volte vale la pena recuperare, a volte non ne vale la pena, e allora ben venga la rigenerazione. Ora come ora ci sono degli incentivi fortissimi sulla ristrutturazione, sisma bonus e tutto, però sulla demolizione e costruzione solo in zona sismica 1. Grosso errore, È un invece grosso bisogna errore. spingere su tutte volendo. Certo, io li affiancherei, è la stessa identica cosa ai fini della sicurezza, no? Ci sarebbe un'ottima leva che potrebbe essere quella della premialità volumetrica, ad Anche. esempio. Certo, ora ti faccio un paradosso. Mi è successo di fare un sopralluogo su un immobile che era veramente messo male. Mi hanno chiesto di fare delle cose e io non me lo sono sentita, nuove aperture, roba varia. Ho detto, ma scusate, state per intervenire massicciamente su questo immobile, perché non lo demolite e ricostruite? Fa, certo, l'avremmo voluto fare, però il comune, in caso di demolizione e ricostruzione, lo considera come
Regime di nuova edificazione. costruzione. E quindi Distanze legali. no, non distanze legali, ma tutti gli oneri di urbanizzazione e tutto vanno alle stelle, i costi di costruzione vanno alle stelle. E quindi da una parte vale la sicurezza, ma dall'altra parte c'è l'esigenza del comune di monetizzare al massimo qualsiasi cosa. E allora? E quindi è un paradosso di un qualcosa che ci blocca, come hai detto te. I vari vincoli, le esigenze delle varie parti creano però- una rete in cui noi abbiamo pochissimi margini e facciamo male, inevitabile. E questo è una castroneria legislativa perché ora alcune legislazioni regionali, come appunto anche la Toscana, ha dato disposizioni e diciamo facoltà ai comuni di ristrutturare come dire, la gradualità degli oneri proprio su queste tipologie di intervento, perché se no un intervento, immaginiamo una palazzina che è costruita 20 anni fa, ha già pagato gli oneri per l'urbanizzazione come è giusto che sia, la sostituzione, anzi la demoricostruzione integrale, fedele, io lo rifaccio dove era e com'era, però mi fai ripagare gli oneri, quindi si arriva quasi a dire in maniera estrema che l'ente pubblico riscuote doppio, ecco, e Certo. questo non è, diciamo, proprio equilibrato. Quindi giustissima l'osservazione. Quello che mi fa fatto. rabbia a volte è che trovi le persone, io le chiamo illuminate, il cliente illuminato, quello che davvero ci tiene, che vuole fare le cose come vanno fatte. E a volte ti scontri contro la norma. Le varie norme in controsenso. Sì, È brutto, sfondi perché una porta aperta. è già difficile trovare il cliente illuminato, quello che dice guardi, io voglio fare le cose bene, voglio stare tranquillo. E andare a dire a queste persone, guardi, non si può, non le conviene, è veramente tremendo. Sì, è disarmante e alla fine non va a vantaggio per nessuno perché alla fine No. il patrimonio edilizio rimane vecchio, rimane, come dire, debole, rimane vulnerabile e non si ottiene il risultato di una buona rigenerazione urbana. Non c'è una pianificazione a lungo termine che porti davvero a migliorare la situazione. Diciamo meglio, è che manca, prima di tutto abbiamo questo regime della legislazione concorrente che è allo stato attuale è una trappola per tutte le norme settoriali, perché non è solo l'urbanistica dove c'è la disciplina strutturale, l'acustica, l'isolamento tecnico, tutte quelle che vogliamo. Quindi effettivamente va ripensata proprio tutta la disciplina urbanistica e soprattutto io ho più volte sognato il Ministero dell'Urbanistica che abbia pieni poteri per poter legiferare anche le NTC. Le NTC secondo me non dovrebbero avere lo stesso percorso che ha una legge normale, quindi del Parlamento, cioè ci dovrebbe essere un nucleo permanente delegato e che mi faccia gli aggiornamenti. Assolutamente sì. Però ecco, qui spetterà ai legislatori del futuro intervenire. Ritornerei sull'aspetto dell'idoneità statica perché ci eravamo prefissati una mezz'oretta circa, ci stiamo arrivando. Sì, certo. Poi è bello perché fiume di pensieri ci portano Esatto, a lontano. incrociarsi. Poi se ci sono domande, curiosità, richieste, fatele, poi cercheremo in fondo di Certamente rispondere. possono farlo nella barra dei commenti inferiori o nel mio blog che è www.studiotecnico Pagliai e nel tuo www.ingegneriadintorni.com, però anche direttamente sul video, perché così possiamo rispondere anche in diretta se sappiamo, altrimenti facciamo finta di non leggere. e in più anche sulla sua bellissima pagina Facebook che è Ingegneria e Dintorni, anche lì si può mettere questo video e Ci interagire. dovrebbe essere già il video, poi controlliamo se ci sono qualche domanda. Allora, certificato di età statica. Dicevamo che ad oggi, purtroppo, per come è concepito, per farlo è difficile fare la regola d'arte come dovrebbe essere. Perché? Perché riprendiamo l'esempio di prima di fare sopralluoghi e tutto, roba varia, ovviamente ha un prezzo, perché ha un valore, perché in quel caso lì stiamo davvero certificando una vera idoneità statica. Diciamo, Stiamo dando un valore a ti questa faccio una domanda certificazione. certo, ti faccio una domanda provocatoria. Idoneità statica pari a un ricollaudo statico? Allora, io lì non li so i confini. In pratica, te in quel È una momento domanda provocatoria ma- volutamente. volutamente, ma io non ho una risposta. Secondo me è a coscienza, perché la responsabilità te la stai prendendo. I limiti di questa responsabilità, sia temporali sia quantitativi, non sono identificati. Non c'è una linea di demarcazione dove dice
la tua responsabilità si ferma qui ad oggi. Correggimi se sbaglio. Certo, certo. Ti faccio un esempio di una mia ingenuità. Una volta mi è capitato un lavoro dove un camion ha picchiato su un terrazzo spaccandolo. Sono arrivati i vigili del fuoco, segnalazione alla protezione civile, mi chiedono il certificato di età statica. Io ingenuamente l'ho fatto nella zona dove io sono andato a intervenire. Ho messo in sicurezza il terrazzo rifacendolo, ho rimesso in sicurezza le parti danneggiate, ho detto che il terrazzo era idoneo allo scopo per cui era stato realizzato e tutto. Ma non so se sono riuscito in questo caso a delimitare davvero la mia responsabilità o questo documento preso in mano e finito in una causa non mi porta a essere richiamato in responsabilità per tutto l'immobile di 3 piani. Certo, ecco, hai toccato un altro punto. Non so se sono stato... È No, un'ingenuità, hai però... toccato un punto interessante proprio perché molto spesso le domande di condono riguardano singole unità immobiliari, però io dichiaro l'unità statica perché magari singola unità immobiliare, un appartamento al secondo piano in un palazzo di 24 non piani. è... Quello è peggio. La signora Marcella ha spostato quella porta e l'ha messa di là, porta in un setto strutturale, Certo. per cui ovviamente l'ha fatta prima della classificazione sismica. In Toscana, quindi siamo in un comune ante 82. In quel caso lei ha dichiarato questo, il tecnico dichiara con dichiarazione di unità statica, certifica. Succede una lesione a livello strutturale, magari nell'appartamento accanto. Ecco, qual è il rischio che venga comunque chiamato a chiarimenti se tutto va bene? È difficile delimitarlo in questo senso. Ecco, è un'osservazione, non so se No, la ma sono condividi. preoccupazioni che mi pongo anch'io. Ora ti faccio un esempio per farti capire quanto sono preoccupato. Se mi arrivano 10 richieste di certificato di età statica, penso che noi ne facciamo una. Perché cominciamo a dire, però noi vorremmo vedere bene come è fatta l'architrave in caso di apertura, se ci sono problemi di qua. La facciamo così lunga agli occhi di chi la richiede Classico. che trovano qualcun altro. E Perché noi prendiamo a cuore, come dovrebbe fare chiunque, la cosa, però dopo diventiamo, purtroppo per come è visto il certificato di età statica, che è un cavillo, o qualcosa del genere, non viene accettato dalle persone. E quindi c'è qualcuno che si assume questa responsabilità. E molto probabilmente io ipotizzo che possa essere chiamato in causa. Poi un giudice dubito che escluda subito il tecnico, ma lo ammetterà sicuramente, lo porterà in ATP. Te pensa già alle spese legali, i tempi, visto che come sappiamo tutti i tempi di come funziona la cosa, sono comunque più l'ansia. problematiche, l'ansia, lo stress, e tutto ma anche le l'impianto che spese. devi fare per difendere la tua posizione, assolutamente. E qui tra l'altro si pone anche un problema su parità di queste responsabilità. Qual è a questo punto anche i compensi che devono essere come dire, correlati e bilanciati con questo? In più c'è anche c'è un altro aspetto che volevo sottolineare sulla dichiarazione di idoneità statica ed è il seguente. Quali sono i limiti, ad esempio, per fare una buona dichiarazione di idoneità statica, al di là dei sopralluoghi e quindi delle parti esecutive all'edificio, sarebbe cosa buona pratica andare a raccogliere tutta la documentazione del fabbricato, ora non sto più parlando della singola unità immobiliare, Certo. perché io penso a un caso abbastanza ricorrente, vale a dire la ristrutturazione all'interno di un appartamento dentro un ampio fabbricato. Assolutamente sì. Quindi sarebbe anche opportuno ragionare di tutte le pratiche, almeno strutturali, andrebbero viste anche tutti gli interventi che sono successi negli altri appartamenti. Ora non pensiamo alla struttura intelaiata in cemento armato, io penso alla classica muratura, palazzina di 4 piani, pareti portanti in muratura, magari solai anche in cemento armato, quindi una tipologia molto diffusa anni 60-70 sul patrimonio italiano, quindi anche se stanno guardando questo video a Roma, a Milano, in tutta Italia, è un problema che riguarda tutti. Quindi si tratta anche di cominciare a guardare in maniera globale il fabbricato e qui io a questo punto ti butto 2 tag. Vai. Fascicolo di fabbricato, primo, e a questo punto
gli aspetti relativi anche alla vulnerabilità sismica, perché ci stavamo ponendo qual è questo spartiacque della dichiarazione di idoneità statica resa anche in sede di eventuale sanatorie, dove ammesso dalle regioni? Mi sa che si ritorna al discorso di prima, eh, del periodo dell'abuso. O forse te mi stai chiedendo filosofico, più normativo o filosofico? Allora, un po' entrambi. Più che altro leggo spesso da giornali che vengono interscambiate tutta la questione delle scuole, ad esempio, la verifica di vulnerabilità sismica. Mi è capitato di leggere l'altro giorno un quotidiano locale della nostra zona che trattava della dichiarazione di idoneità statica. La scuola è sismicamente sicura. C'era un C'è po' di una grande confusione. confusione. Ecco perché ovviamente tu, meglio di chi altri, puoi dare uno spartiacque fra queste due cose. Certo, allora sono due cose completamente diverse. Poi c'è stata la sentenza sulla scuola che è stata dichiarata inagibile, Ah, quella è Cassazione penale, clamorosa. sì, ho Quella, fatto anche un video certo, apposito. la nuova normativa cambia filosoficamente il concetto di adeguamento e aiuterà tantissimo i tecnici. Magari se vuoi dopo gli ultimi 2 minuti ne parliamo e magari la prima volta diretta. Allora, il certificato di idoneità statica ne attesta l'idoneità ai carichi verticali, vale a dire carichi di tutti i giorni, quindi ad esclusione dell'evento eccezionale Sì, che è il diciamo, sisma. questo se l'immobile è stato, diciamo, se l'oggetto della dichiarazione riguarda l'immobile realizzato in epoca. Ma se no non sarebbe il certificato di idoneità statica, Ok. sarebbe qualcos'altro. Siamo ancora nella sfera del condono e o sanatorie, Esatto, però con certi limiti. Poi dopo certo, arriviamo a Milano. certo. La vulnerabilità sismica è uno step in più, perché si tiene conto sì di qual è lo stato di salute per i carichi verticali, ma ci si chiede anche come si comporterebbe in caso di terremoto il nostro edificio. E allora ci sono le famose varie tipologie di analisi più o meno semplificate che mettono insieme miliardi di variabili per portarci un singolo unico numerino Il famoso indice. indice, che poi già lì ci sarebbe da dire, un processo molto complicato, pieno di variabili, di modifiche e poi un unico indice, quindi si capisce l'importanza poi Cioè, di tutto quello che della c'è dentro. valutazione. Esatto, e che ci indica anche come è messo il nostro edificio nei confronti del terremoto famoso detto di progetto, cioè quello che ci si aspetta nella vita utile dell'edificio e che è quello che sono, diciamo, chiamati a sopportare gli edifici di nuova costruzione, che è sempre un confronto rispetto alla capacità che deve avere un edificio nuovo. Questo indice, se non ricordo male, riguarda la possibilità del collasso globale, giusto? Esatto, no, del collasso. Poi ci sono varie tipologie di collasso. Un edificio storico quasi mai crolla per un collasso globale, cioè diciamo che comporta, che interessa tutto l'edificio perché non ci arriva neanche a essere così, diciamo, virtuoso. Succede sempre qualcosa prima che ne decreta alla fine, un ribaltamento Certo. di una facciata, a volte noi ci si pensa sempre al mega crollo, ma basta che i tamponamenti di un edificio in centro armato si aprano e Certo. fanno dei disastri Ok, potenzialmente. quindi si può ragionare anche Quindi, in maniera parziale, non globale. sì, ovviamente il primo obiettivo di un qualsiasi professionista che va a intervenire è arrivare a un comportamento globale. No? Ok, Anche il sisma bonus, la nuova normativa spinge tutto su quello. Se te già arrivi a farla lavorare tutta la struttura, hai già fatto un grande miglioramento. bene. Comunque sono due cose completamente a parte. E mi piace che tu abbia detto Milano perché ha cercato di mettere un po' sul pulito tutto questo. Esatto. E siccome ti hai parlato di cosa dovrebbe fare una persona per fare un buon certificato di idoneità statica, Milano ci ha provato a stillare un elenco, proprio una checklist. Sì, tra l'altro Milano a questo punto per chi non conosce, sicuramente ci sono molti colleghi della zona Lombardia, salutiamo gli amici di Lodi. Milano con una variante del regolamento edilizio 2014 ha introdotto una serie di, io le definirei buone pratiche, però Esatto. sono normate come obbligo, cadenzate e con certi Ha fatto parametri. proprio un modulo dove te dichiari di aver visionato certe cose. Quindi diciamo che ha chiamato anche all'ordine
i professionisti che volessero fare un certificato di statica. Quindi c'è diciamo, delle linee di indirizzo che sono state Assolutamente. concordate con l'ordine degli ingegneri e penso anche degli architetti. Ok, quindi gli ordini professionali sono stati coinvolti. Esatto, ma è una buona cosa, perché tutto quello che era, diciamo, quasi sottointeso dal buon costruire, buon operare, visto che l'Italia è fatta di asseverazioni, è fatta di dichiarazioni e tutto, e di autocertificazioni, almeno uno magari prima di firmare un qualcosa ha un pensiero in più. Certo, questo succede anche nell'urbanistica per SCIA, CILA permessi. Ora è tutta un'autocertificazione. I nuovi moduli SCIA che sono usciti qualche giorno fa. Moduli unificati. Con i corsi che abbiamo fatto con l'amico avvocato Fabio Squassoni, che salutiamo perché sicuramente vedrà anche lui questo video, faceva notare che la tendenza sarà sempre più quella di andare verso il regime certificativo, perché la pubblica amministrazione non è a breve e a medio termine nella possibilità di poter fare, diciamo, di poter impiegare risorse umane in regime di verifiche. Quindi questa responsabilità viene sempre più travasata a carico del libero professionista. Io posso essere d'accordo. Il problema è che non voglio, come professionista, che questo diventi un arma a doppio taglio per il professionista rigoroso che sente la responsabilità e fa tutte le cose bene e tutto, e poi magari una volta è sfortunato e viene chiamato in causa e lì ci rimane affogato. E poi ci sono quelli che autocertificano qualunque cosa senza controllo e magari non hanno problemi. Mi viene in mente il quelli che regime fanno autocertificativo, certo. esatto, senza un controllo e un'adeguata punizione in caso non di errore, che quello tutti sbagliamo, ma di dolo, che è ben diverso, Certo. è pericolosissimo, perché con l'automatizzazione, per esempio, della depositi anche al genio civile, dove il controllo formale lo fa il computer. Certo, ma sostanziale No, solamente in caso di autorizzazione sismica o di sorteggio. Quindi siamo arrivati al paradosso che io posso prendere l'elenco telefonico, scannerizzarlo, firmarlo digitalmente e se non vengo sorteggiato, quella pratica va avanti e segue il suo iter, senza che nessuno lo veda mai. Certamente, e questo è un... Magari ne parleremo un'altra volta. Assolutamente, in altri video. Assolutamente. Quindi si può dire che Milano è stata pioniera in questo senso, in senso sperimentale, perché probabilmente nelle loro intenzioni c'è quella di diventare, proprio di lanciare il primo seme affinché poi venga imitata e magari... E si arrivi poi magari a questo famoso libretto del fabbricato. Io su questo ho già fatto un video e ho espresso le perplessità, perché ben venga che si arrivi a una cosa di questo genere, però nel momento in cui si arriverà a fare un fascicolo fabbricato in maniera... Controllo se ci sono domande nel frattempo, scusa. Molto bene. No, ci sta segnalando Andrea che non ci sono domande. Vuol dire che siamo molto esaustivi. Bene. Allora, leggiamo un pochino questa checklist, ok? Bene. E poi parliamo anche di quale sarebbe la giusto compenso per tutta questa assunzione di responsabilità, perché Milano è stata virtuosa anche su questo. Sì, chiudo sul discorso del fascicolo fabbricato. A parte il fatto che le poche regioni e comuni che hanno provato a introdurlo sono state veramente impallinate in sede costituzionale, perché anche qui è una materia che coinvolge la pubblica incolumità, materia esclusiva nazionale. In questo senso, e nell'altro senso c'è anche un altro aspetto. Vale a dire, nel momento in cui verrà messo in tutta Italia il fascicolo di fabbricato su ogni immobile, secondo me il legislatore sa, ecco perché il legislatore ha anche paura a farlo, perché sa bene che salteranno fuori tutti gli abusi o tutte le difformità, tutte le incongruenze. Quindi a questo punto nasce il dilemma. Facciamo un altro condono, facciamo il giubileo dell'urbanistica e diciamo vabbè, chi ha avuto e chi ha dato, però si crea una disparità tra chi ha rispettato sempre le norme, chi ha chiuso anche condoni pagando, perché te arrivi, tiriamo una riga, però che messaggio lanci del legislatore? No, devastante. Peggio di un condono, cioè tu dici automaticamente amnistia, arrivederci, indulto da un punto di vista urbanistico. Cioè anche con altri colleghi avvocati ci siamo più volte confrontati, ma se te fossi legislatore domattina cosa faresti?
effettivamente siamo fra incudine e martello, però a qualcuno bisogna che... Ma ti faccio una domanda provocatoria: quanti atti vedi che saltano? O quante volte vieni chiamato davanti a delle situazioni tali che quasi non puoi commerciare il tuo immobile? Questa cosa costantemente. qui, diciamo che sempre di più viene fuori, ma arriverà a un certo punto di insostenibilità. Anche perché alla fine crei una questione di incommerciabilità e di contenzioso talmente tale che, allora, sto settore immobiliare lo vuoi far ripartire o no? Certo, la Eh, domanda è giusta, la risposta è difficilissima, perché te devi trovare una sostenibilità, diciamo, economica, sociale e mettere insieme la sostenibilità urbanistica e di sicurezza che vanno molto di pari passo. È un esatto, equilibrio sottilissimo, perché si è stimato, per tornare qui, che se noi facessimo ora un libretto del fabbricato e dicessimo davvero come sono i nostri immobili in Italia, ci sarebbe un crollo dei prezzi degli immobili molto in forte. un'ottica di compliance sarebbe devastante. Si stima un 15%, e visto che i prezzi stanno ancora calando, Ah, non solo, c'è la questione acustica, eh. sì, l'acustica poi lasciamola Ecco, c'è la stare. questione degli isolamenti termici, c'è la questione degli impianti, cioè non si sta parlando di un tassello strutturale che fa parte, Se mettiamo insieme tutto questo è diventa una un mosaico. bomba. Infatti, infatti. Allora, direi che si può iniziare ad andare in chiusura, te però No, io voglio avevi parlare un attimo di una... questa cosa Esatto, qui. avevi... Piuttosto tiro lungo, ma voglio leggere due cose. Perfetto. Allora, Milano. Milano. Ecco, su Milano subito così. Devi esprimere con un commento. È positivo o negativo questo? Filosoficamente mi piace tantissimo perché ha messo intanto dei paletti di durabilità e di responsabilità. 15 anni. Il certificato di età statica vale 15 anni. Ha Già c'è un superato, confine. esatto, ha superato anche il decreto come, diciamo, come checklist e come fattibilità Certo. di buona pratica. Poi ha messo un obbligo. Anche questo mi piace. Quindi Milano fra tot anni avrà una visione totale di qual è lo stato dei suoi Tra fabbricati. l'altro Milano fa un sistema informativo territoriale di questo, Questo lo farà anche la Regione Toscana per il genio civile ed è una cosa bellissima, magari ne parliamo. Quindi chi dovrà venire successivamente a legiferare avrà una visione migliore. Esatto, avrà il E dato. certo, questo è urbanisticamente fondamentale per poi pianificare, ma non solo. Io professionista che vengo successivamente avrò uno strumento potentissimo nelle mie mani per capire, perché se io vengo chiamato da una persona e dice devo fare questi lavori qua, ok, ma com'è l'immobile? Dovrei fare la ricerca storica, delle analisi, avrò Certo, già una grande documentazione, esatto. forza e anche un valore economico. Diciamo c'è una copertura integrale che darà una cristallizzazione dello stato dei Esatto, una luoghi. fotografia. Esatto, una specie di ATP. Come nelle Certo, ATP si fa lo esatto. stato dei luoghi, Documentazione fotografica, ma anche aiuterà il successivo sì, professionista dalla regia. che Abbiamo una regia molto io interattiva. vengo chiamato per fare un lavoro, si può fare questo? Certo, Posso rispondere in maniera molto più economica, sì, no, fattibilità, perché c'è già una documentazione, è anche un valore aggiunto all'immobile. certo, È quello che dico certo. spesso ai miei È clienti. un'ottimizzazione, ecco. Si può Certo, usare questo esatto, paradigma. esatto. Milano come l'ha fatto? Allora, intanto parliamo di qual è, perché ha diviso il CIS, certificato di età statica, in due step, livello 1 e livello 2. Se superi il livello 1 ti fermi, se il livello 1 denota delle criticità, vai avanti e usi la normativa, norme tecniche per costruzione per fare avere una valutazione sismica in questo caso. Ok. Però io volevo fermarmi al vero e proprio certificato di età statica. Una notizia. Milano è diventata sismica quando? Non lo so. Te lo dico io, nel 2003. Hai capito? Però è già virtuosa. Ed era un 4, se non ricordo male, perché era non classificata. Poi è diventata addirittura 3, è salita. Ok, allora visto che parlo di CIS, voglio salutare e ringraziare una collega di Monza, che è Marta Galbiati, che mi ha fornito tutta questa documentazione molto Ottimo. preparata. Allora, la ringrazio anch'io perché è un materiale molto utile. Allora, partiamo dalla varia checklist. Ok. La prima parte è analisi storico-critica, è quello che hai detto te, studio delle documentazioni storiche, interviste con le persone che hanno visto le varie trasformazioni, quindi uno studio storico dell'immobile che negli edifici esistenti è fondamentale. Quindi siamo ancora più in un ambito che può essere urbanistico. Ma l'urbanistica e la sicurezza vanno a braccetto.
ne hanno trasformato il comportamento. Esatto, deve avere l'organismo edilizio proprio con tutte le sue componenti settoriali. Esatto. Poi, definizione dell'organismo strutturale primario, lo studio delle strutture. Che tipologia di struttura è, quali sono le strutture portanti, come funziona, quindi capire la concezione della struttura, che non sempre è banale. E le relative pratiche depositate, immagino. Questo faceva parte dell'analisi storico-critica. Quindi deposita Certo. genio, prefetture, se e Se quando c'erano, c'erano. se c'era il vigile del fuoco, se c'è il Esatto. collaudo, se ci sono tutte queste cose qua. Poi, interazioni con fattori esterni indipendenti dal fabbricato, se ci sono delle criticità esterne, perché ci possono essere altri edifici accanto che hanno delle problematiche, oppure fenomeni da microsismi perché c'è un'infrastruttura viaria molto esatto, pesante. quindi qualsiasi altra possibile, diciamo, criticità esterna. Bene. Sopralluoghi interni dello stato dei fatti, documentazione fotografica. E qui si va un pochino, diciamo, a completare tutto quello che dicevi te prima, che è il buon costruire, le buone pratiche. Buon senso. Buon senso. Poi, analisi visiva dello stato generale, e tutto questo qui ha una serie di sì, no, parziali che va certificato e porta questo a una conclusione. È un percorso logico, insomma. Molto semplice. Molto semplice, Che guida il fatto professore. bene. Qui Esatto. si vede che la collaborazione con gli ordini è stata molto positiva. Ok, questo cosa può portare? Porterà a una verifica positiva, quindi rilascio del certificato di età statica durata 15 anni, positivo con prescrizioni, si diceva prima, positivo ma entro, viene dato ai termini di 2 anni, devi adempiere a certe cose. Possono essere anche banali, che costano poco, ma a volte le criticità davvero il diavolo si nasconde nei dettagli. Quante volte guardiamo le gronde e mi vengono i brividi ai centri storici, basta un pezzo di intonaco che si può distaccare. Quante volte vediamo Certo. con i cestelli a pulire una tegola in bilico, una canna fumaria con la ventata, tutte piccole cose che cambiano tantissimo la sicurezza se uno comincia a vederle globalmente. Perché magari quel Vero. tetto non è analizzato, nessuno l'ha guardato da anni, nessuno ci ha fatto caso. Magari nel sottotetto c'è una trave che non sta benino e allora Può essere aiutata con nulla, Certo. perché nelle piccole cose fai la rivoluzione, perché se si va a vedere gli incidenti che succedono, il crollo totale è la punta dello spillo. Certo. Tutto il resto sono fatte da piccole problematiche Graduali. trascurate per tanto tempo. Ha un nome questa cosa qui, che sembra esotico ma dovrebbe essere la normalità, si chiama manutenzione. Certo. Vero. Sembra quasi una parolaccia, no? Vero, Manutenzione. verissimo. Però questa, la filosofia è quella. E manca il concetto della manutenzione. Tra l'altro il legislatore tentò una specie di sortita con la vecchia 494 del 96 che introduceva però ai fini della sicurezza la questione del fascicolo dell'opera. Però Ok. questo fu un tentativo, forse un primo passo, però è rimasto lì. Ecco, c'è stata una serie di percorsi successivi. Bene. Detto questo, se fosse negativo si passa al certificato di secondo livello, che è proprio un'analisi Ok. strutturale di vulnerabilità sismica, secondo le norme. Ok. Ok? Perché, ok, hai visto che ci sono gravi problemi, chiediamoci, allora sismicamente se ha problemi statici ce l'ha anche sismici. Ok. Andiamo a vederla profondamente, e questo è un altro iter. L'Ordine degli Ingegneri di Milano ha anche dato un valore a questo lavoro, una linea guida. Ok. Allora, Non si parla di tariffe minime. non si può dire, ma però ha un'indicazione. Ora mi pongo. Questo certamente è scaricabile dal sito. No, ma prima dico, quanto valore ha commercialmente un certificato di età statica se lo vuoi fare? Poche centinaia d'euro. Più di poche centinaia d'euro non te lo pagano e non lo vuole nessuno. E diciamo per incentivare, che poi qui c'è tutta anche la graduazione, se fatto in un'ottica di regime condominiale, quindi diciamo un conto è se nella classica palazzina 12 appartamenti, se lo deve fare uno da solo, e ovviamente non lo può fare perché Certo. devo guardare tutta la struttura nel suo insieme, mentre se viene fatto in maniera globale da un professionista per un intero fabbricato, già sono costi che vengano, come dire, ripartiti e sopportati meglio. Assolutamente sì, ma la metto anche di più. Ora, nell'ottica poi di programmare degli interventi, c'è una serie di incentivi e tutto che se davvero ti portasse ad avere necessità di fare interventi,
anche i costi stessi delle analisi sono detraibili. Certo, come mi sembra giusto. Ma è giustissimo, è sacrosanto, però deve essere percepito questo valore. Finché rimane una scartoffia, anche semplicemente chiedere ai condomini 100 euro diventa pesante. Dipende, perché 100 euro si spendono facilmente, ma dipende per che cosa è. Dipende dal valore che gli dai. Dipende, appunto, ha parlato bene di valore che si Ok. attribuisce. Quindi, facciamo l'esempio E qui che vedo vedete. un tariffario. Un tariffario. Ti avevi parlato della classica villetta da 100 metri quadri. Sì. Ok, ci sono due schede, una se la documentazione esiste e viene fornita dal cliente, che quindi c'è il cliente bravo che ha la cartellina Cliente con tutti i diligente che ha permessi conservato e tutto. E questo ha un costo per i 100 metri quadri Villetta unifamiliare. unifamiliare che è 800 euro di base più 1,6 volte la superficie. Quindi una parte fissa più una parte Ok. in Comunque per proporzione. 100 metri quadri vuol dire 100 per 1,6, 160, sono circa 1000 euro. Ok. Che diventano, in caso di analisi, di ricerca storica di tutto, 1400 euro. Si capisce che con 1400 euro uno può fare un po' di ricerca, ha un po' di margine e gli viene corrisposto anche un minimo della presa di responsabilità che dovrà dare. Ho un'obiezione da fare, Sì. però. Visto che giustamente ha detto, ma cerchiamo di non dare visioni rigide. Allora, si parte da un presupposto che il cliente abbia tutto. Io qui mi sposto anche te perché sennò mi esce Ah, lo sì, schermo. Però mi sposto dalla parte del signor no e dico: ci possiamo fidare della sola documentazione del cliente diligente E lì sta corretto? l'esperienza del professionista e saper leggere i documenti. Ecco. Perché però io se già ho il contratto di provenienza, gli atti Bene. iniziali, riesco a costruire. Questo mi segni meglio ancora meglio te. No, Però- vabbè. E poi faccio un controllo. Ora però Poi, se io vedo che ci rischiamo- sono delle modifiche, andrò poi a fare altri accessi agli atti. Però è una buona fase di partenza. Sì, diciamo che questa però è una raccomandazione che mi sento io di condividere. Bene, partiamo dagli atti di provenienza, dalle licenze in possesso, dalle autorizzazioni. Non ci dobbiamo fidare, ovvio. Però a volte, un po' per chi ha lavorato prima di noi e un po' anche perché le normative erano, come dire, light, Sì. fidarsi è bene, ma in questi casi non fidarsi è meglio. Mi spiego meglio. Negli atti notarili, ad esempio, non sono riportate le pratiche edilizie, quelle diciamo solo quelle rilevanti. Una pratica di modifiche interne che magari non strutturale, però ha il suo influsso sulla Assolutamente. componente strutturale, quella non è citata. Quindi Certo. rischiamo di avere delle zone di buio nel momento in cui ci fidiamo ciecamente. Però i documenti ti permettono intanto di vedere che ci sono È state un delle punto di modifiche. partenza ottimale. Sono d'accordo con te, però intanto vedo che ci sono delle anomalie. Questo mi fa accendere la lampadina e me lo fa chiedere. Sui vari stati Certo. di avanzamento. Allora, direi che siamo veramente in chiusura. Sono andati lunghi. Sì, l'avevamo promesso. Allora, io, Brian, direi ci sono commenti? No. Allora, direi che a questo punto io, Brian, ti ringrazio moltissimo per la tua partecipazione. È sempre un piacere parlare Per con me è te. stata formazione anche oggi qui con te. No, io non smetto mai di imparare a livello normativo. A me mi fa effetto quando cominci a sparare i commi delle normative che io sono fatico. un ingegnere urbanista, non sono un avvocato. No, lo so, però ti avvicini su questa cosa qua e prendilo come complimento perché io invece mi devo sempre andare Buono. a ripescare, evidenziare, segnalibri da tutte le parti. È una questione di metodo e devo dire ho avuto buoni maestri. Lo so, invece io purtroppo sposo l'idea che l'ingegnere non è un burocrate e quindi è la scienza prima della norma, anche se in Italia non è la stessa cosa, non viene questa cosa qui e non è percepita. Purtroppo sì, è una cosa... Perché ha permettimi, toccato un tasto dolente. permettimi, la normativa italiana è copiata dalle normative europee, delle strutture. Le normative europee dicono che sono prestazionali. Ti dicono, te devi garantirmi questo. Esatto. Se non vuoi impazzire con le dimostrazioni, segui queste regoline e allora implicitamente l'hai fatto. Anche l'acustica da questo punto di vista. La normativa italiana recepisce la normativa europea e dice ok, è tutto prescrittivo. La filosofia è completamente diversa. Infatti c'è questa confusione. Perché te non fra- puoi uscire da lì. Però ovviamente in una complicazione, in un sistema complicato come l'Italia, che è unico
per la cultura che abbiamo, la nostra storia, Anche per la complessità la del patrimonio che complessità del abbiamo. patrimonio che abbiamo, questo lascia pochi margini, se è tutto visto come una prescrizione. E ci porta Esatto. fuori strada, perché nessun altro Stato ha le particolarità dove ti sposti davvero di un paese a quell'altro e scopri che il mastro costruttore aveva una sua tecnica e quindi praticamente per una tecnica di costruzione ci sia un suo specifico metodo di intervento per recuperarlo. Per non parlare dei materiali. Dei materiali, delle tipologie di muratura. Poi abbiamo un territorio che è complesso anche dal punto di vista geologico, geotecnico, Certo. qui mi insegni te. E quindi diciamo che questo, purtroppo lo spingersi troppo a essere farmacisti, per come è vista la norma in Italia, è uno dei mali cardini. Esattamente. Bene, io direi che siamo ai saluti, per cui si può chiudere la diretta e salutiamo gli amici. Naturalmente lo ripetiamo, potete commentare nella barra inferiore di questo video o sui vari blog, il mio è studiotecnicopagliai.it o nella mia pagina Facebook, Oppure ingegneriadintorni.com, c'è la pagina Facebook, e poi se uno volesse invece approfondire, ora vi faccio un po' di pubblicità, il mio aspetto professionale, quello è Studio Tecnico Chetoniglietto. perfetto. Allora, direi che si può procedere e salutare tutti. A presto!